Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi voglio parlare un attimo delle problematiche legate alla lettura dei tarocchi maggiori e come può essere facilitata. Spesso chi si approccia ai tarocchi inizia dagli arcani maggiori, innanzitutto perché sono molto meno rispetto agli arcani minori, 22 contro 56. Secondo, perché hanno delle figure che se si utilizzano, per esempio i tarocchi di Marsiglia, non esistono negli arcani minori, dove ci sono soltanto dei simboli del seme, mentre gli arcani maggiori in ogni mazzo ha appunto un disegno con dei personaggi e quindi rimane più facile riconoscerli, rimane più facile associare dei significati a queste carte. Però, come ho detto, appunto è secondo me dei vantaggi che però sono accompagnati anche a degli svantaggi di interpretazione per quanto riguarda queste carte. Innanzitutto, per chi non mi conosce, vi presento brevemente: sono Minty di Minty Tarot. Questa è Mirra, è la mia cagnolina che ha voluto partecipare al video. Io lavoro come tarologa e cartomante, sono anche una coach di sviluppo intuitivo e offro dei programmi online individuali e di gruppo per aiutare appunto chi ama i tarocchi a lavorare con questo strumento a livello professionale. Se siete interessati, vi lascio la mia email mintytarot@gmail.com, dove potete chiedermi ulteriori informazioni. E quindi iniziamo a parlare dei vantaggi, degli svantaggi di queste carte. Dunque, i vantaggi abbiamo già menzionati, sono meno, hanno delle figure anche accattivanti, anche estremamente interessanti, intriganti, ecco, direi, perché sono un po' strane, un po' fuori dai nostri schemi quotidiani, e quindi è più facile associare, magari ricordarsi più o meno i significati. Però appunto hanno tre ordini di problematiche per esperienza mia, soprattutto per chi è agli inizi con i tarocchi. Hanno sicuramente una simbologia molto complessa. Vedete per esempio la carta del mondo, c'è questa figura che tiene in mano due bastoni, è circondata da un ovale di alloro, ha quattro figure ai lati, e questa è la stessa che trovate in qualsiasi mazzo, basicamente. Questo è il Rider-Waite-Smith classico, però trovate lo stesso tipo di simbologia nel mazzo di Marsiglia, per esempio. Oppure abbiamo dov'è che l'ho vista? Eccola, la luna, che è estremamente intrigante come disegno, però è molto complesso, perché oltre alla luna abbiamo due torri, due cani o cane e lupo in questo caso, una specie di aragosta, un lago, un sentiero che dal lago va verso la montagna sullo sfondo, e questi sono simboli che appunto simboleggiano delle linee, delle idee che si riassumono in questa piccola carta. Ed è difficile, appunto, bisogna studiare queste simbologie per capire effettivamente a cosa rimandano, ecco. D'altra parte gli arcani maggiori, in secondo luogo, sono meno rigidi nell'interpretazione rispetto ai minori. Questo perché? Perché i simboli racchiusi nel disegno della carta danno appunto delle linee di interpretazione che sono
non sono molto legate a volte le une alle altre, non è che vanno per conseguenza logica. Per esempio, nel caso della luna, abbiamo la luna che rimanda alla femminilità, al concetto di passività, il concetto di ricettività, di intuizione. Gli animali parlano della nostra natura più istintiva, l'aragosta è ancora più, diciamo, legata al concetto di intuizione, di paure che vengono dal nostro inconscio, perché l'acqua è legata al nostro inconscio, è legata anche alle nostre emozioni. Le torri sono legate al concetto di ego e quindi a tutte le barriere che poniamo a noi stessi, alle paure che l'ego ci crea. Quindi vedete che una semplice carta è ricca di linee interpretative, cioè da un lato c'è il concetto di emotività, dall'altro il concetto di inconscio che ci guida nei nostri comportamenti, dall'altro il concetto dell'essere in contatto con la nostra intuizione, ma anche altri. Questi sono solo degli esempi delle linee interpretative di questa carta, per esempio, e non è la sola a essere così complessa. Quindi è ovvio che durante l'interpretazione della carta e dei tarocchi, degli arcani maggiori in generale, si rimane molto più, come dire, molto più difficile capire quale linea interpretativa scegliere, se quella dell'emotività, se quella dell'intuizione, se quella del lavoro su se stesso per l'inconscio, eccetera, eccetera, nel caso della luna, per esempio. Inoltre, come ulteriore problematica che ho trovato con gli arcani maggiori c'è il fatto che sono molto legati a dei concetti, a delle simbologie appunto di tipo psicologico, specialmente perché ultimamente vengono legati molto alle interpretazioni di Jung, cioè seguendo una psicologia junghiana, e quindi appunto per esempio il concetto della luna, si può parlare appunto delle nostre problematiche interiori, dell'inconscio che ci influenza, e però appunto quando si risponde a domande molto più concrete rispetto cioè questo tipo di interpretazione psicologica è molto utile quando si fa una lettura appunto che aiuta la persona, tipo nel tarot coaching, a capire quali sono i propri blocchi interiori, oppure la propria forza interiore, qualità su cui puntare, però nel momento in cui si risponde a domande molto pratiche, come per esempio che step devo fare, che azione devo portare a termine per ottenere un certo tipo di risultato, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di relazione, eccetera, eccetera, rimane molto difficile utilizzare gli arcani maggiori se non si riesce a, come dire, interpretarli in maniera pratica. E questo molto più difficile con gli arcani maggiori che con gli arcani minori, che di per sé sono più pratici proprio per natura. Cosa consiglio di fare per appunto andare oltre questi problemi, per evitarli, per risolverli? Beh, innanzitutto consiglio di adottare un approccio molto più flessibile con gli arcani maggiori che con gli arcani minori. In generale con i tarocchi bisogna essere flessibili, lo dico sempre, però sicuramente nel caso degli arcani maggiori bisogna adottare una mente molto più flessibile, o meglio, più che adottarla bisogna coltivarla con degli esercizi di vario tipo,
con la meditazione e con lo studio anche delle carte, perché rispetto agli arcani minori è fondamentale appunto riuscire ad adottare questa carta a vari tipi di registri, sia da quello pratico che quello più spirituale, quello più psicologico. Seconda strategia che si può utilizzare è sicuramente quella intuitiva, nel senso che a prescindere da quello che si sa della carta, semplicemente cercare di guardare al disegno, contemplarlo e cercare di intuitivamente cogliere quale linea interpretativa si adatta meglio a rispondere alla domanda. E poi sicuramente bisogna esercitarsi a leggerli in modo pratico, e questa è una questione appunto di utilizzare domande pratiche con questo tipo di carte e cercare appunto di rispondere a domande proprio tipo appunto cosa posso fare per ottenere un certo risultato, utilizzando anche gli arcani maggiori. In generale comunque io vi consiglio di utilizzare l'intero mazzo da subito, appunto perché soltanto gli arcani maggiori porta comunque a risposte molto più spirituali, molto più psicologiche, mentre insieme agli arcani maggiori avete la possibilità di applicarle in un contesto molto più pratico, queste carte. Bene, spero che questi piccoli consigli vi siano di aiuto. Fatemi sapere se utilizzate solo gli arcani maggiori o anche gli arcani minori, come vi trovate, se avete anche voi dei consigli che potete condividere con gli altri per poter appunto leggere questi bellissimi arcani. E noi ci vediamo presto. Ciao!